Buongiorno e ringrazio sentitamente per darmi la possibilità di ribadire in un contesto internazionale così prestigioso le gravi implicazioni sociali del maltrattamento e o uccisione di animali. Sono Sorcinelli Francesca, sono un'educatrice professionale, ho lavorato in ambiti quali il recupero minori dalla prostituzione, in comunità per tossicodipendenti, 8 anni in una comunità residenziale per minori messi in protezione dal tribunale per questioni di maltrattamenti e abusi di vario genere e dal 2012 lavoro in una comunità semi-residenziale per minori in carico al servizio sociale della città in cui presto servizio. Oltre ad essere una educatrice professionale, sono anche la presidente dell'associazione Link Italia. Oggi sono qui in veste di presidente Link Italia. Ho fatto un breve excursus sulla mia professione in quanto l'aver fondato il progetto Link Italia nel 2006 e l'omonima associazione nel 2012 non è stato un passaggio dissociato rispetto al lavoro che svolgo quotidianamente, ma è stato un passaggio in virtù del confronto quotidiano con l'utenza violata, violenta, depressa, deprivata o anche solo minorile. Il progetto Link Italia, fin dagli esordi, ha diffuso e sviluppato conoscenze scientifiche e tradotto in pratiche operative tali conoscenze in un paese, l'Italia appunto, che nel 2006 era totalmente all'oscuro sul fenomeno in oggetto, ossia sul fenomeno Link. Nel mondo statunitense tendenzialmente con Link si intende la correlazione fra abusi su animali e violenza interpersonale. Personalmente opto per una definizione che renda maggior giustizia alla complessità del fenomeno, per cui con Link intendiamo la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante antisociale o criminale. Ogni altra in quanto il maltrattamento e l'uccisione di animali sono già di per sé condotte devianti, antisociali e per quanto riguarda le condotte già riconosciute come illegali sono condotte criminali. Rimangono tecnicamente fuori da questo concetto e purtroppo ancora oggi le condotte violente su animali legalizzate. La letteratura scientifica che abbiamo prodotto in Italia conferma ed integra le consapevolezze internazionali sul Link, per cui il maltrattamento e l'uccisione di animali devono essere interpretati come atti da condannare di per sé, sintomi di una situazione esistenziale patogena, soprattutto se commessi da minorenni, ma non solo. Ricordiamo che gli adulti di oggi sono stati i minori di un tempo. Comunque, se condotti da minorenni, devono essere interpretati statisticamente come appunto lo specchio di una situazione di abuso oppure di una situazione comunque di pregiudizio che lo stesso minore può star subendo in famiglia o nei contesti ambientali che frequenta. E ancora il maltrattamento e l'uccisione di animali devono essere interpretati come specifici indicatori di pericolosità sociale, ossia fenomeni predittivi di contemporanee o successive altre condotte devianti antisociali o criminali e devono essere interpretati ulteriormente come parte integrante di crimini come stalking, violenza domestica, intimidazione di stampo malavitoso, bullismo, eccetera. Questo perché? Perché il maltrattamento e l'uccisione di animali sono condotte che fisiologicamente, ossia per propria natura intrinseca, tendono a variare nel tempo. Questa è una buona notizia, ma nello stesso tempo è anche una pessima notizia. Quando ci troviamo nell'una o nell'altra situazione, il fatto che queste condotte tendano a variare nel tempo è una buona notizia in quanto se siamo agenzie educative, se siamo professionisti, istituzioni giudiziarie, eccetera, possiamo intervenire e far sì che quella variazione vada nella direzione che interessa a noi. Quindi possiamo agire un'azione di contenimento nell'immediato della tendenza violenta appunto nei confronti degli animali e in base al singolo
al singolo caso, possiamo predisporre degli interventi mirati, educativi, psicoterapeutici, psichiatrici, giudiziari, oppure la combinazione di tutto questo, dipende ovviamente dalle valutazioni sul singolo caso, e possiamo far sì che quella tendenza regredisca fino ad estinguersi. Questo però ad una sola condizione, ossia che le agenzie educative, professionali, giudiziarie e la società tutta siano in grado di interpretare nel giusto modo, ossia con competenza, il maltrattamento e l'uccisione di animali. Quindi atti da condannare di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena, specifici indicatori di pericolosità sociale, parte integrante di altri crimini. Se così non fosse, e il maltrattamento e l'uccisione di animali venisse interpretato in modo incompetente tramite banalizzazione, ridicolizzazione, negazione, normalizzazione, legittimazione, ci sono cose più importanti di cui occuparsi. È una fase normale della crescita. Sono ragazzate, ma di cosa stiamo parlando? Ecco, se così quindi non fosse, allora questa condotta fisiologicamente varierà andando in escalation. Un'escalation ben definita dalla scienza: maltrattamento e uccisione di animali, escalation; vandalismo, piromania, escalation; furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, borseggio, estorsione e rapina a mano armata, escalation massima; rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli spree killer, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer. Chiarisco con un esempio. Nel 2009 due gruppetti di ragazzini fra i 9 e gli 11 anni, con delle presenze trasversali in entrambi i gruppetti, si sono resi protagonisti di due gravissimi episodi di crudeltà in danno ad animali. Un gruppetto bracca un gatto e lo uccide sbattendolo contro il muro della scuola elementare, l'altro gruppetto ruba una gallina, la chiude in un contenitore metallico, la bastona e le dà fuoco nel cortile della scuola media dello stesso plesso scolastico. Quale fu la risposta ambientale, intendendo con risposta ambientale insegnanti, operatori scolastici, dirigenti, compagni e genitori? Il silenzio più assoluto. Nessuno aveva visto, nessuno aveva sentito, nessuno ne sapeva nulla. Quando molti avevano visto, molti avevano sentito, tutti sapevano. Nessuno, tranne una insegnante della scuola elementare, che venuta a conoscenza dell'accaduto, sconvolta, cerca di attirare l'attenzione dei colleghi e del dirigente, riuscendo inoltre anche a risalire al nome di tutti i ragazzini coinvolti e li segnala alle forze dell'ordine del paese chiedendo di tenerli d'occhio. In che ottica? In ottica link, ma non viene assolutamente compresa. Si arriva addirittura ad una situazione paradossale tale per cui l'insegnante, metaforicamente parlando, viene lei stessa portata per un orecchio dai genitori dei ragazzini davanti al preside e viene accusata di infamare i loro figli. La minacciano quindi di denuncia. L'insegnante quindi ad un certo punto, venuta a conoscenza del progetto Link Italia, mi contatta e mi racconta l'accaduto. Decido quindi di chiedere un appuntamento con il preside per proporre un protocollo d'intesa Link che implicasse l'organizzazione di un corso di formazione gratuito da parte di Link Italia per insegnanti e anche genitori e la partecipazione alla raccolta dati che avevamo già in corso. Il preside mi accoglie di buon grado e sottoscrive il protocollo d'intesa. Addirittura mi dice di andare ad annunciare il corso in una plenaria a cui avrebbero partecipato gli insegnanti la settimana seguente. Da quando succedono gli episodi e quindi i maltrattamenti di animali da parte di questi bambini, a quando incontrerò gli insegnanti, quanto tempo trascorrerà? 3 settimane, non 3 anni, non 3 mesi, ma 3 settimane. Che fine faranno? Che fine avranno fatto i ragazzini in questo periodo? Una fine da manuale. Ben rinforzati dalla peggiore risposta ambientale, omertà, silenzio, legittimazione, vanno in escalation. Quindi rubano le galline dei vicini, siamo in un contesto di campagna, per tirarle contro le macchine in corsa per la strada. Obiettivo:
creare un bellissimo incidente e quindi mettere in conto feriti e morti. Quando vado a parlare con gli insegnanti avevo solo 2 minuti a disposizione. Non trovo più un atteggiamento di omertà, di negazione, bensì di spostamento, banalizzazione. Beh, ma di cosa stiamo parlando in fondo? Cosa volete che sia? Una semplice ragazzata. Io avevo solo 2 minuti a disposizione e quindi in quei 2 minuti mi limito a rispondere tramite una battuta. Attenzione! Equivocare i registri comportamentali di un reato, perché il maltrattamento e l'uccisione di animali sono reati, efferati oltretutto per come sono avvenuti, con i registri comportamentali di una ragazzata, non è una cosa neutrale, Spostamento. Reato, ragazzata. Non è una cosa neutrale, è un atto gravissimo in un contesto che ha una responsabilità educativa massima come la scuola. Ci vedremo al bellissimo corso di formazione. Ovviamente non poteva più esserci omertà e negazione fra gli insegnanti, in quanto avendo coinvolto i ragazzini tutta la città, sarebbe stato impossibile mantenere il segreto. Quindi si passa ad un'altra risposta disfunzionale, ossia lo spostamento, tramite banalizzazione, tramite una mala interpretazione del maltrattamento e uccisione di animali. Questo episodio lo racconto perché è molto emblematico di come il maltrattamento e l'uccisione di animali fisiologicamente tendano a variare nel tempo e di come la qualità della variazione dipenda dalla qualità della risposta ambientale. Mi spiego in un altro modo. Se io fossi un gatto e mi prendo un calcio in faccia, per me gatto, cioè per me animale, quello è il punto. Ma se sono il soggetto che compie quell'atto, il punto non è l'atto in sé, bensì la combinazione di quell'atto con la qualità della risposta ambientale. Se la qualità della risposta ambientale, agenzie educative, istituzioni giudiziarie, società civile, professionale sarà competente, quindi in grado di interpretare nel giusto modo il maltrattamento e l'uccisione di animali come abominio morale di per sé e specifico indicatore di pericolosità sociale, il comportamento violento allora potrà essere inibito e potrà arrivare a regredire, scomparire o comunque essere efficacemente contenuto. Se la qualità della risposta ambientale non sarà competente, quindi non sarà in grado di interpretare nel giusto modo il maltrattamento e l'uccisione di animali, sottovalutando, banalizzando, negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando, la condotta riceverà un rinforzo e andrà in escalation. Non esiste la neutralità. O la risposta ambientale sarà competente costituendo un fattore protettivo o sarà incompetente costituendo un fattore di rischio che colluderà con l'escalation diventandone concausa. In termini fenomenologici, oltre che statistici, negli Stati Uniti la cartina tornasole estrema del maltrattamento e uccisione di animali, quale specifico indicatore di pericolosità sociale, è costituita dal fenomeno dei serial killer e degli spree killer, che hanno tutti un passato di crudeltà su animali nell'infanzia e nell'adolescenza. In Italia la cartina tornasole estrema del fenomeno Link è costituita da un altro fenomeno ben più imponente, se non per gravità, sicuramente per dimensioni, ossia il fenomeno denominato zoocriminalità minorile, intendendo con tale espressione il reclutamento e l'addestramento dei minori che dovranno diventare i bulli, i rapinatori, i rapitori, gli stupratori, gli assassini del domani, tramite uno serrato tirocinio di crudeltà nei confronti degli animali. La malavita organizzata, infatti, che non ha bisogno di manuali, convegni, conferenze, studi scientifici per capire l'ovvio, ma si basa sulla fenomenologia, ossia sui fatti come appaiono all'esperienza, ha ben compreso il link, utilizzandolo da sempre con precisione scientifica in quella che viene definita pedagogia nera. Per raggiungere che cosa? Per raggiungere i propri scopi.
Ecco che si fa affezionare un ragazzino ad un animale e nel momento del massimo affetto lo si costringe ad ucciderlo o ad assistere all'uccisione dell'animale. Non è un caso, d'altra parte, che si coinvolgano i minorenni in tutte le fasi del combattimento fra cani. Avendo compreso il link e utilizzandolo con precisione scientifica per i propri scopi, la malavita organizzata, culturalmente parlando, è un passo avanti rispetto alla società civile, professionale e istituzionale che il link non lo ha ancora compreso, non lo ha ancora capito. Del resto, le consapevolezze sul fenomeno in Italia e in Europa non costituiscono allo stato attuale un presupposto generalizzato, bensì un obiettivo a cui stiamo lavorando intensamente e rispetto a cui iniziative come quella di oggi costituiscono avanguardie dal valore storico volte ad accorciare l'intollerabile divario fra la malavita organizzata e la società civile e l'intollerabile divario fra le risposte ambientali incompetenti, ignoranti, corrotte e colluse e le risposte invece ambientali competenti, salvavita, protettive. Concludendo, ricordo che nel 2014 nel rapporto sullo stato globale della prevenzione della violenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite emerge che i comportamenti antisociali causino più di 1,3 milioni di decessi ogni anno e un numero ancora superiore di feriti. Per cui prevenire, trattare e contrastare la violenza interpersonale nelle proprie declinazioni costituisce letteralmente una questione di vita o di morte. In questa cornice il contrasto e trattamento delle condotte in danno ad animali come atto da condannare di per sé è ciò che può fare la differenza fra la vita e la morte umana. Grazie.